Calciomercato Inter, grande punto della situazione ad oggi, perché stanno circolando tantissimi nomi in questo momento attorno al mercato dell'Inter e quindi, come facciamo sempre, su Passione Inter cerchiamo di concentrarci su quelli che sono invece i 10 nomi più concreti del momento. Abbiamo cercato quindi di fare un po' una selezione tra i tanti nomi che stanno circolando e soprattutto ci siamo concentrati su quelli sui quali abbiamo potuto anche ottenere e verificare le notizie noi ovviamente in redazione con Passione Inter. Per ognuno di questi andiamo a raccontarvi quindi che cosa abbiamo raccolto, soprattutto il punto della situazione ad oggi. Lo facciamo all'interno del nostro format richiestissimo nel club di Passione Inter, ma anche durante le ultime dirette in questi giorni nelle nostre live delle 19:30, dove tra i tanti nomi ci avete chiesto di fare ordine. Lo facciamo allora riportandovi qui sui nostri canali il tier maker di Passione Inter con i 10 nomi del momento per il mercato dell'Inter. Uno dei nostri format più seguiti, lo abbiamo rinnovato mettendo quest'anno 4 fasce anziché le solite 3 fasce che avete imparato a conoscere nelle scorse sessioni di mercato. Ovviamente, se questo episodio di oggi dovesse ottenere un buon numero di mi piace, un buon numero di nuovi iscritti al canale, ci fareste capire che vi piace questo tipo di formato e quindi ve lo riporteremo periodicamente. Per cui, se volete rivedere questo format aggiornato nelle prossime settimane durante il mercato dell'Inter, che sarà un mercato molto importante e molto caldo, ovviamente fatemelo sapere iscrivendovi al canale e mettendoci anche un bel mi piace di sostegno. Non perdiamo tempo però, perché c'è tanto di cui parlare, andiamo subito a condividere il nostro tier maker ed andiamo velocissimi con quelli che sono i nomi che forse scaldano un po' meno la fantasia dei tifosi, ma che sono comunque altrettanto importanti, come ad esempio mister Simone Inzaghi, che piazzo subito nella fascia rovente, ovvero la più calda e quella più vicina anche alla conclusione delle trattative all'interno del nostro tier maker, perché già nelle prossime ore dovrebbe essere formalizzato il rinnovo di contratto del mister con prolungamento al 2024, opzione fino al 2025, un rinnovo conquistato con i risultati di questa sua prima stagione nerazzurro. A tal proposito, anzi, vi chiedo di farmi sapere nei commenti se siete d'accordo con questa scelta da parte della dirigenza e della proprietà dell'Inter di andare avanti con Inzaghi e non solo andare avanti, ma allungargli il contratto con un ritocco dell'ingaggio rispetto a quanto pattuito al suo arrivo dopo l'addio di Antonio Conte. A proposito di addio e a proposito di Antonio Conte, è rovente anche la situazione di Ivan Perisic, ormai destinato al trasferimento al Tottenham a parametro zero, lui che era in scadenza con l'Inter al 30 giugno 2022. Nelle scorse ore il nostro Simone Fritz ha già pubblicato un approfondimento molto interessante su Ivan Perisic e sul suo addio, con delle considerazioni che condivido. Se non lo avete visto vi invito a recuperarlo, lo trovate su YouTube, ve lo lascio nelle schede, mentre per chi ci sta seguendo in podcast ve lo metto in descrizione a questo episodio. Ivan Perisic comunque che ha rifiutato la proposta dell'Inter, lo ha comunicato all'Inter, non ha accettato non solo per una questione economica, ma forse soprattutto per una questione progettuale. E qui io credo che l'Inter abbia fatto il massimo per poter rinnovare il contratto di Perisic dal punto di vista economico, forse dal punto di vista della tempistica no, ma il giocatore non rifiuta la proposta per questo, la rifiuta perché già da tempo comunque sognava di andare in Premier League in un progetto ambizioso, ne ha trovato uno molto ambizioso con Antonio Conte ed il Tottenham, accetta quindi anche a fronte di un'offerta che a livello economico non è in realtà così tanto più alta rispetto a quella dell'Inter. Comunque l'Inter adesso ha delle risorse economiche che aveva proposto ad Ivan Perisic che tornano a disposizione per accelerare già in queste ore diverse altre operazioni. Di sicuro andrà messa una toppa lì sulla corsia di sinistra, c'è già un innesto preso dall'Inter a gennaio in maniera molto lungimirante con Robin Gosens. Io credo che un anno e mezzo fa tantissimi forse l'avrebbero addirittura fatto a scambio prendendosi Gosens al posto di Perisic. Diciamo che oggi quindi è sicuramente un bel paracadute per l'Inter dopo l'addio di Ivan Perisic. È chiaro però che Gosens da quella parte non basta, nonostante comunque ci sia anche un Darmian che all'occorrenza può giocare da quella parte. Serve un giocatore da inserire lì e allora io vi faccio una mia considerazione. Secondo me l'Inter dovrebbe andare a puntare su un giocatore giovane da poter valorizzare e da poter far crescere quindi con calma alle spalle di Gosens, un po' come è stato per esempio con Dumfries l'anno scorso, che ha avuto modo di crescere alle spalle di Matteo Darmian. Di profili quindi ce ne sono diversi, molto interessanti, ed in questo senso sembra che l'Inter si stia orientando proprio in questa direzione qui.
puntando per esempio giocatori, io ho messo Udogie come nome in copertina per riassumere però i vari profili che si stanno monitorando: Udogie dell'Udinese, Cambiaso del Genoa, Parisi dell'Empoli con cui ci sono buonissimi rapporti con la società toscana, ma io invito per esempio a prestare attenzione anche ad un Carboni della primavera dell'Inter che non credo sia già pronto per arrivare in prima squadra, però è un giocatore sul quale farei dei ragionamenti ed in questo caso butto lì anche un'altra ipotesi, una proposta che faccio all'Inter, magari se si crede veramente in Carboni, magari si può anche pensare di puntare oltre che su Gosens anche su un altro giocatore più pronto, in modo da poter far crescere invece Carboni con più calma alle loro spalle, anziché investire su un Udogie che per esempio comunque ha una valutazione non proprio bassissima da parte dell'Udinese dopo l'ultima buonissima stagione, quindi andare a prendere un giovane da fuori. Nel caso in cui si dovesse puntare sul giovane da fuori, quindi come detto Udogie è forse il nome più caldo e che piace di più in questo momento, segue Cambiaso che ha anche una buona duttilità su entrambe le fasce, Parisi lo mettiamo al momento più indietro. Mentre se si dovesse puntare su un profilo più forte, più pronto subito e quindi meno giovane, Kostic non mi sembra che sia un nome caldo ad oggi. Qualcuno sta parlando di Bernardeschi che io personalmente non prenderei, se non appunto nell'ottica poi di poter valorizzare il nostro Carboni in rosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi. Io al momento metto la situazione in tiepido perché non credo sia l'imminente priorità dell'Inter, quella di puntellare la corsia di sinistra, detto che comunque qualcosina andrà fatto. A proposito poi di affari che possono infiammarsi grazie alle risorse risparmiate dal mancato rinnovo di Perisic, c'è sicuramente Mkhitaryan che mettiamo in rovente. Non lo metto come ancora chiuso al 100% per un motivo molto semplice. L'Inter ha formulato un'offerta importante, il giocatore è molto attratto e sarebbe e addirittura c'è chi dice che abbia già comunicato alla Roma l'intenzione di trasferirsi all'Inter e l'Inter stessa comunque si sia già messa in contatto con la Roma dicendo che è stata avviata una trattativa. Io non la do ancora per chiusa al 100% solo perché aspetto l'ultimo passaggio appunto del giocatore che comunica effettivamente al club di voler andare all'Inter e rifiutare quindi la proposta di rinnovo della Roma che a livello economico non sarebbe di troppo inferiore a quella dell'Inter. Comunque è un affare molto molto caldo, attendiamo novità nelle prossime ore, l'Inter beneficerà anche del decreto crescita, quindi ci sarà un risparmio a livello di tassazione sull'ingaggio del giocatore, un giocatore che arriva da una buona stagione con tante presenze, l'infortunio dell'ultima parte di stagione, anche il problemino accusato in finale di Conference League, secondo me non deve gettare troppo fumo negli occhi dei tifosi, è un buon affare, mi è stato anche consigliato, diciamo così, da alcuni colleghi giornalisti che seguono molto da vicino la Roma, mi hanno detto che a zero è un buon affare, certo che andando a prendere il posto per esempio del Vesino di quest'anno, visto che quello è la collocazione a livello anche di ruolo più o meno, o di Vidal, ecco, credo che Mkhitaryan possa dare a quest'Inter un apporto simile, diciamo così, ma o comunque superiore a quello di Vesino, per esempio, ma anche a quello di Arturo Vidal. Mia opinione. Bremer, andiamo su Bremer, un altro nome molto importante del momento, lo posiziono in caldo, anche se l'Inter tendente al rovente, lo diventerà durante l'arco della prossima settimana, secondo me, vicino al rovente. Perché? Perché in queste ore vedo che tanti quotidiani stanno facendo anche un po' il gioco della proprietà della dirigenza del Torino, in particolare del presidente Cairo, parlando di valutazioni da 50 milioni di euro, di tanti club importanti anche dall'estero pronti ad intervenire con offerte o addirittura anche da parte del Milan. In realtà l'Inter si sente abbastanza sicura o comunque ha già mosso tanti passi importanti in direzione di Bremer, ottenendo intanto un accordo col calciatore che ha rinnovato e secondo le notizie che sono circolate in queste ore, io al momento purtroppo non ho una conferma ufficiale, quindi vi riporto le notizie che sono state pubblicate da quotidiani importanti in cui si diceva che ci sarebbe una clausola nel nuovo contratto firmato da Bremer che gli permetterebbe di liberarsi nel 2023 a fronte di un pagamento pari a 15 milioni di euro. Ecco, da questo punto di vista io non credo che il Torino rischierà di perderlo per soli 15 milioni di euro l'anno prossimo, quindi l'Inter spinge anche su questo fatto e sulla forte volontà del calciatore. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni dal quale secondo me usciremo con una situazione piuttosto rovente. È chiaro che non lo metto al pari degli altri nomi che trovate nella fascia superiore, quindi lo metto nella fascia caldo leggermente sotto, proprio perché appunto è un giocatore che comunque ha un cartellino importante, bisogna trattare col Torino e quindi l'affare non è ancora sicuramente
sicuramente chiuso, ma siamo ottimisti. Vado rapido su Sebastiano Esposito, c'è stato un incontro in settimana con l'entourage del giocatore, lo metto in tiepido perché ci sono diverse soluzioni ancora da valutare, il Basilea non lo riscatterà dopo questa stagione, c'è chi dice che possa rimanere in prestito ancora un anno nel Basilea appunto. Io da quello che abbiamo saputo noi di Passione Inter pensiamo che l'Inter e anche lo stesso giocatore vogliano misurare Sebastiano Esposito in Serie A e ci sono diversi club che potrebbero fare al caso di Esposito dal punto di vista proprio tecnico di come potrebbe essere valorizzato al meglio nel giusto contesto. Per esempio l'Empoli, dove è stato valorizzato anche Pinamonti, per esempio il Sassuolo, che potrebbe perdere qualcuno dei suoi attaccanti e io ed Esposito nel contesto Sassuolo ce lo vedrei. Oppure attenzione anche alle neopromosse come il Monza, ma non solo. Teniamolo lì e entrerà più nel vivo nei prossimi giorni. Alexis Sanchez, un altro nome da tenere d'occhio, lo metto in freddo in questo momento solo perché non abbiamo notizie di un incontro imminente con l'entourage del calciatore che sta cercando la miglior sistemazione possibile per lui. Abbiamo saputo, ve l'abbiamo già raccontato diverso tempo fa, anzi un paio di mesi fa, se non ricordo male, su passioneinter.com, che lui vuole rimanere in Italia, vuole rimanere in Europa, nel calcio europeo. Avrebbe rifiutato già delle proposte dal Sud America, vuole andare in un altro club comunque importante. Non ci risultano in questo momento offerte da club che potrebbero interessare ad Alexis Sanchez, quindi lo metto in freddo proprio per questo motivo qui, perché non ci sono offerte e non ci risultano al momento incontri in programma che però avverranno presto, sicuramente. O almeno verranno calendarizzati presto. Sanchez comunque è in uscita dall'Inter. Io invito a prestare attenzione ad alcune ipotesi in Serie A. Perché? Perché Alexis potrebbe beneficiare ancora del decreto crescita e ci sono secondo me dei club che possono muoversi su Alexis. È una mia ipotesi, nel momento in cui avremo delle notizie vi farò anche i nomi eventualmente, visto che io 2 o 3 nomi di club che potrebbero interessarsi ad Alexis ce li ho in testa, ma vediamo un po' se si concretizzano. Andiamo poi ai nomi che forse interessano di più o comunque scaldano di più e animano di più le discussioni. Il primo è quello di Alessandro Bastoni, un nome che in questo momento sul quale devo fare una piccola precisazione. Ne abbiamo già parlato in settimana, ma lo ripeto, se ne sta parlando tantissimo. Sappiamo che l'Inter dovrà incassare in questa sessione di mercato, forse dovrà fare dei sacrifici, ma è bene specificare che l'Inter non ha messo in vendita Bastoni, almeno a noi non risulta che l'Inter abbia detto Bastoni sarà il sacrificato e stiamo cercando di venderlo. Risulta al contrario che si stia parlando tantissimo di Bastoni perché in questo momento è il giocatore dell'Inter che ha il maggior numero di club ricchi che si sono interessati alle sue prestazioni. Bastoni è il giocatore più appetito, per esempio, da un Manchester United più che da un Manchester City, ma si sta parlando tantissimo soprattutto di Tottenham con Conte che lo vorrebbe convincere a raggiungerlo a Londra, ma anche tanti altri club importanti. Quindi essendoci diciamo, sulle orme di Bastoni tanti club molto ricchi, molto importanti, è chiaro che ad oggi c'è della preoccupazione perché da un momento all'altro questi club possono arrivare con tanti soldi e convincerti a cedere il giocatore e convincere anche lo stesso giocatore, perché poi il matrimonio devono essere tutti d'accordo, anche lo stesso giocatore deve essere d'accordo nell'andare via e nell'accettare il nuovo progetto. Detto questo, da un lato mi fa un po' sorridere la valutazione da 60 milioni di euro, mi sembra leggermente bassa se per Bremer, con tutto rispetto, mi parlano di 50 milioni. A poche pagine di distanza gli stessi quotidiani mi danno 50 milioni per Bremer, 60 per Bastoni. Non che Bremer, tra l'altro miglior difensore della scorsa Serie A, non sia potenzialmente un fuoriclasse, secondo me potenzialmente è un grandissimo difensore assolutamente, però Bastoni ha un curriculum anche più vincente in questo momento, ad un livello anche più alto rispetto a Bremer, e poi è un difensore ancora più raro di Bremer, secondo me, a livello di caratteristiche, banalmente anche perché è mancino, ma non solo per quello. Per cui credo che si potrebbe tirar fuori eventualmente una successione anche qualcosina in più, detto che io spero assolutamente che non venga ceduto. Spero assolutamente che non venga ceduto e credo che sarebbe un errore privarsi di Bastoni se si può ottenere l'incasso di cui c'è bisogno in altri modi. Perché? Perché Bastoni è un difensore che può segnare una generazione da qui in avanti, diventerà molto probabilmente una colonna della nazionale italiana, ma soprattutto dopo aver perso Perisic
lo stesso Gosens ha molto bisogno di bastoni, secondo me, proprio per le caratteristiche del giocatore, ma proprio l'Inter perdere giocatori di qualità come bastoni in quel ruolo del campo lì ti porterebbe poi a dover anche ribaltare tutta la difesa, perché con Bremer, De Vrij e Skriniar manca palesemente un tassello lì sulla sinistra. Quindi ci sarebbero troppe controindicazioni, secondo me, nella partenza di bastoni, e per questo motivo spero che non arriveranno offerte così importanti da questi club. In questo momento quindi lo metto in tiepido, perché è una situazione che può infiammarsi da un momento all'altro, ma ad oggi non ci sono ancora offerte concrete che possano convincere l'Inter a privarsi di bastoni. Incrociamo le dita, però non si può far altro che incrociare le dita in questo momento. Chiudiamo poi con Dybala e Lukaku, che sono due situazioni anche abbastanza collegate, perché Dybala va assolutamente nella sezione caldo. L'addio di Perisic, quindi quei soldi che non saranno destinati a Perisic, potrebbero aiutare nell'andare in chiusura con Dybala. L'Inter ha mosso tanti passi avanti per Dybala, si è portata in pole position. Io tengo anche qui un margine di non chiusura per vari motivi. Innanzitutto perché potrebbero intervenire eventualmente altri club, ma l'Inter comunque è davanti. Ho un po' di timore sotto sotto di una Roma che sta spingendo molto con Totti soprattutto, ma credo comunque che l'Inter sia davanti a tutti, ma non si è chiuso perché innanzitutto bisogna definire altre uscite, probabilmente come quelle di Vidal e Sanchez, per fare spazio a livello sia tecnico, in particolare Sanchez, ma anche economico, quindi all'attaccante argentino in scadenza di contratto, ma soprattutto io credo che l'Inter, prima di chiudere su Dybala, stia cercando di capire che cosa effettivamente può succedere con Lukaku. Per questo vi dicevo che le due situazioni sono legate. Lukaku lo metto in questo momento nella fascia fredda, banalmente per una motivazione economica e per una motivazione legata al fatto che il Chelsea l'ha pagato tantissimo un anno fa, il giocatore ha un ingaggio importantissimo, ma è un'ipotesi da tenere d'occhio per vari motivi. Innanzitutto, intanto il Chelsea è passato di mano ufficialmente, c'è stato il cambio di proprietà, quindi si può andare finalmente a trattare eventualmente con il Chelsea, c'è un interlocutore con cui parlare per eventualmente trattare il trasferimento di Lukaku e il ritorno a Milano. Lo stesso Lukaku sta spingendo tantissimo, quindi questo inevitabilmente tiene aperta l'ipotesi, perché c'è una fortissima volontà da parte del calciatore di tornare a Milano. Addirittura c'è chi dice che il giocatore sarebbe pronto a dimezzarsi l'ingaggio, andando molto incontro alle esigenze a livello economico dell'Inter. Dall'altro lato, anzi, in aggiunta, nelle prossime ore dovrebbe esserci a Milano quindi un incontro tra l'entourage del giocatore di Lukaku e l'Inter, proprio per capire quali margini ci sono per questa clamorosa operazione. Io credo che almeno fino all'incontro con Lukaku non avremo novità importanti sul fronte di Dybala per l'Inter. È molto difficile secondo me il ritorno di Lukaku. C'è un precedente anche abbastanza recente con Coutinho, ne abbiamo parlato in settimana, che fu acquistato dal Barcellona per 140 milioni di euro, qualcosina del genere, dal Liverpool, poi non rese al meglio e dopo 2 stagioni è stato ceduto in prestito, prima al Bayern un anno, poi un anno all'Aston Villa, che alla fine lo ha riscattato proprio in questi giorni per circa 20 milioni di euro. Quindi un precedente da questo punto di vista simile al caso Lukaku c'è. La grossa differenza, tra l'altro, qui rispetto al caso Coutinho è che Lukaku sta spingendo veramente tantissimo proprio in direzione Inter. Quindi interpretatela come preferite voi, ecco, questa cosa qui. Vediamo, questa è la situazione ad oggi, quindi sui vari profili. Ho fatto un riepilogone completo su tutti quanti. Non vi ho menzionato in questo momento il vice Brozovic, che però è una priorità per Simone Inzaghi. Entrerà nel vivo questa discussione nel corso della prossima settimana per il vice Brozovic, però anche qui sono spuntati anche dei nomi nuovi rispetto al, per esempio, solito Aslani, sui quali non ho fatto in tempo a fare delle verifiche in questo weekend, quindi vi terrò aggiornati nelle prossime ore, nella diretta alle 19:30, anche sulla questione vice Brozovic. Ne discuteremo insieme. Per questo motivo ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ricordo passioneinter.club ovviamente per entrare a far parte del club di Passione Inter, ma prima di salutarvi, per chi ci sta seguendo in podcast, vi lascio in descrizione anche il link all'approfondimento con il nostro esperto che ci ha raccontato Andrea Onanà, portiere ormai prossimo ad ereditare i pali di Samir Handanovic all'Inter, quindi se volete conoscerlo meglio il nostro Giorgio ce l'ha raccontato in un approfondimento che vi linko in descrizione, mentre per chi ci sta seguendo da YouTube ve lo metto qui e lo potete recuperare ovviamente se non l'avete ancora visto. Grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo in diretta alle 19:30.